Salve a tutti, come vedete dietro di me non c'è né la spiaggia né la scogliera che conoscete bene, ma c'è l'Arno. Infatti per lavoro sono dovuto venire a Firenze per qualche mese e cercherò di pescare qualche siluro, speriamo che ci riesco. Ora me ne vado al negozio di pesca e compro l'attrezzatura perché non ho proprio nulla a parte le cose per pescare in mare. Allora ragazzi, ci siamo, sono arrivato al mio primo negozio di pesca in fiume. Ora entriamo, facciamo un po' di acquisti. Buonasera. Per il siluro, guardate che cose gigantesche. No, abbiamo un po' di shadow, un po' tutto, però mi ha detto quel più assassino di tutti è questo qui. Poi riprendo questa colorazione. Devo cambiargli sicuramente le ancorette. Non la lancerò un granché, però guardate quanto è grossa questa esca, è più grande della mia mano. Guardate qui. E un'altra esca per il siluro, senti, io volevo che si lanci un po' però, perché... Classico G13. Ok. Va benissimo, sempre customizzato la Questi qua li ho sempre usati a spigole, esatto, al mare. Oppure una gomma. E dammi una gomma, va, che mi piacciono queste cose. Ci siamo? Sì, sì. Vedete, qui c'è un po' di per trota e cavetano, qui c'ho per i siluri. Allora, eccoci qui, vediamo un po' cosa ho comprato. Ho preso 3 bei pescioloni, questi qua li utilizzerò per il siluro, con delle testine piombate che sono giganti, non so se le vedete. Guardate che roba, che è veramente impressionante. Poi ho preso ovviamente delle ancorette versione gigante e queste le andrò a sostituire su questo crankbait, che è l'unico che ha l'anima passante, quindi sostituirò le 2 ancorette, ne metto solo una al centro. Quanto ho speso? Mi sembra sui 69 euro, mi hanno fatto pure un po' di sconto, sono stati bravissimi. Domani vediamo se esce fuori qualcosa. Eccomi qua, primo giorno di prova di pesca al siluro. Ho portato una canna gigantesca, sono al Parco delle Cascine. L'Arno dovrebbe essere da quella direzione, di fronte a me. Mi sono perso, non riesco a uscire da dentro al parco, perché c'è questa siepe qui che è un pochino fitta, però forse lì c'è un passaggio. Poi il fiume. Eccoci qua, da sopra si vede benissimo. Qui sembra che l'acqua sia sicuramente più bassa perché c'è questa specie di chiusa. Sarebbe forse il punto migliore dove pescare, ma stanno facendo i lavori. Sono arrivato allo spot, questo già mi piace un sacco, ve lo faccio vedere. Vedete, c'è questa specie di isoletta. Dopodiché qui c'è la corrente che aumenta. Sicuro un tiro qua glielo sparo, Il rosa, dai. Questo rosa gigantesco qui. Let's start. Pressione chiusa, me l'avete consigliato voi. Grosso problema, praticamente secondo me questa testina qui è veramente gigante e pesa troppo, quindi ora taglio col coltello se ci riesco. Ecco qua, avrò tolto circa dai 5 ai 10 grammi, meglio di prima. Più di questo col coltello non posso fare. Già va decisamente meglio però, decisamente. Questa bocca qua è un disastro. Mi tocca andare un pochino più a nord sperando di trovare qualcosa di più carino. Ecco, qua mi piace di più. Qui ci saranno veramente 5-6 metri d'acqua. Infatti ci sono pure i pescatori. Vediamo se qualche siluro. Mamma mia, avete visto che roba? Mi ha seguito. Incredibile, mi ha seguito fino giù. Porco Giuda, porco. Mi ha seguito. Questa esca ogni volta che entra in acqua sembra che sto tirando una bomba a mano. Qui c'era il siluro. La pesca non è mai facile. Ora lì c'è una bollatona, ma boh. C'ho avuto una bella, neanche una mangiata. C'è stato giusto un movimento dietro l'esca e penso fosse un siluro. E mi ha emozionato, però poi non si è visto più nulla. Qui c'è una mobike. Guardatela, bella, nuova.
Eccomi arrivato secondo me al punto migliore di tutti. Vedete, c'è il ponte e qui c'è una corrente che non è enorme, però secondo me arrivando circa una trentina di metri dallo sbocco qui potrebbe essere buono. Cambiato esca, ho messo questa specie di serpentone gigante, però non mi fa impazzire. Uno perché pesa 56 tonnellate e due perché si muove solo la coda, non è che mi ispira molto. No, è bassa, porca miseria. Quest'esca non va bene, se no ce la lascio subito. Secondo me è il caso di cambiare spot, perché magari oggi non è la giornata giusta per pescare qui. Anche l'acqua è molto bassa. Poi ragazzi, per la disperazione sono andato a un altro negozio gigante di pesca, Mr. Fish, e infatti mi hanno dato degli ottimi consigli. Io compro qualcosina in più perché ero un po' sguarnito, soprattutto ho anche imparato i posti dove andare a vedere qualcosa. E mi hanno sicuramente consigliato di provare uno di queste anguillone, che ora la prendiamo, un artificiale di questi, uno anche un po' più piccolo mi hanno detto, e più o meno. Secondo giorno, oggi piove, non mi bagnerò come al solito, tanto alla fine ho capito che nella pesca quello che conta è bagnarsi. Sono arrivato al nuovo spot ed è decisamente una ficata allucinante. Guardate che correnti, l'acqua è bella torbida perché sta piovendo. Come esca, vedete, ho già messo un'esca decisamente più piccola, molto più leggera. Questo è un gran posto di pesca. Eccolo qua, questo secondo me può funzionare. Si lancia pure bene. Madonna, canna altissima. Qui si... che lo sapevo. No, già l'ho perso. Sono 9 euro. Ragazzi, ho buttato 9 euro. E niente, la pesca sembra facile, ma non lo è. Ho fatto davvero tantissimi lanci, ma non ho visto proprio nulla. Sto sbagliando qualcosa o sto nel posto sbagliato. Io però continuo. Non mi devo demoralizzare. Ecco un altro posto buono, Qui c'è questa specie di, chiamiamola fogna e ceraperto che esce. Voglio provare qui, va? Vediamo. E infatti, vedete? Qualcuno ci ha pescato. Voglio provare con esca più piccola. Ora provo a farglielo saltellare sul fondo. Eccolo, eccolo! Madonna mia! Saltellando sul fondo ha funzionato. Vedete l'approccio? Oddio! Sì, 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 sì! Dai! Mamma mia come tira, ragazzi! Minchia! Dove va? No, no! Minchia, ma è un treno! Madonna! Allora c'è! E allora, ragazzo mio, mo ti chiudo e vieni con me. Oh, vieni, vieni! Mamma mia come tira! Eccolo, eccolo qui sotto. Fa delle virate improvvise. Oh, oh, no! Minchia, ha stuccato tutto. Porco Giuda. Oh. Ragazzi, l'avevo preso. Porco Giuda, sto tremando. Era enorme, solo che a un certo punto ha toccato qualcosa il filo e ha stuccato diretto. E ha mangiato con l'esca praticamente ferma. Mi batte ancora il cuore. Mannaggia. Tornando alla macchina, incontro Massimo, un altro pescatore che è alla ricerca di siluri e che mi spiega in pochissimo tempo dove ho sbagliato e come posso migliorare. Decidiamo insieme di andare al punto dove ho perso il mostro. Guarda quanto fondo c'è qua.
Qua è proprio fondo. Io così stavo, guarda. Tuc, tuc, tuc. Preso? È lui? Madonna mia, dai, acchiappalo, acchiappalo. Mo' la falca a sinistra. Preso, ho preso. Te lo tiro fuori io, Vai. Bello. Capo la mandibola sotto, eh? Sì, sì. Madonna mia. Bellissimo. Grande. Oh, ma la pesca è condivisione, Bellissimo. E alla fine l'ha preso e guardate che Grande. bello. Questo farà una decina di chili forse. Diciamo che ci è scivolato, giusto? Ah, vedi come nuota proprio? Ah, figata. Beh, grande cazzo. Alla fine la pesca è così. Anche quando tutto sembra andare storto, c'è sempre qualcosa di positivo. Come l'incontro con Massimo. È vero, ho anche perso il pesce, ma alla fine ho visto il mio primo siluro e ho trovato anche un grande amico.